i bei sogni di comunità, ecovillaggi, luoghi con un'anima, paradisi dove tutti vivono in armonia condividendo amore, risorse e un ideale collettivo. Tutto bellissimo, ma allora perché queste iniziative falliscono sempre? In questo video vediamo la causa principale. Prima di tutto, chi accetta di vivere in una comunità? Beh, di solito sono quelli che non hanno molte alternative o che vedono in questa scelta un modo per superare momenti di difficoltà o per non avere responsabilità. Avviene da sempre. Pensa al Medioevo. Le comunità monastiche o i villaggi fortificati erano rifugi sicuri in un'epoca di barbarie, pestilenza e caos. Non è che tutti aspirassero a vivere in stretta convivenza, però era meglio stare lì che fuori. Oppure pensa agli anni 70, l'epoca dei fiori nei capelli e delle comuni hippie. Quanti di questi esperimenti sono sopravvissuti? Praticamente nessuno. Perché? Perché la vita comunitaria è insopportabile. Dividersi i lavori, condividere le risorse, gestire dinamiche sociali complesse. È un po' come organizzare una festa infinita dove non puoi mai andare a casa. Prima o poi tutti si rompono i coglioni, vogliono il loro spazio, la loro privacy. La chiave per comprendere perché le comunità intenzionali, gli ecovillaggi falliscono sempre, risiede nella psicologia umana, in particolare nella contrapposizione tra collettivismo e individualismo. Tutti gli esseri umani hanno un forte desiderio di autonomia e controllo sulla propria vita. L'autodeterminazione è fondamentale per la soddisfazione personale. Vivere in comunità richiede compromessi che entrano in conflitto con questo bisogno. Costruire e mantenere un'identità personale è un aspetto cruciale della psiche umana. In contesti comunitari, dove si cerca di fondere le identità individuali in una collettiva, la maggior parte delle persone sperimenta un senso di perdita di sé che porta a insoddisfazione e ricerca continua di spazi personali. Vivere in stretta vicinanza con altre persone amplifica le dinamiche sociali. Gelosie, rivalità e conflitti quotidiani mettono a dura prova la pazienza e la tolleranza di chiunque. Nessuno è disposto a supportare il collettivismo a lungo termine. Quando le persone vivono in stretta vicinanza e condividono risorse, l'effetto di contrasto sociale diventa evidente. Gli individui tendono a confrontare le proprie situazioni con quelle degli altri e questo porta a generare sentimenti di invidia e insoddisfazione. Vivere in comunità significa essere costantemente esposti alle vite e alle opinioni degli altri. Dagli ecovillaggi, dove ogni aspetto della vita è condiviso, dagli spazi comuni al processo decisionale, gli individui, appena possono e riescono, scappano per preservare la propria sanità mentale. Nei gruppi le opinioni tendono a diventare più estreme, portando a polarizzazione. In comunità idealiste questo può significare che le persone che non sono completamente d'accordo con gli ideali comunitari si sentano alienate o spinte a conformarsi a posizioni più radicali. Una persona in un ecovillaggio è sempre spinta ad adottare uno stile di vita rigido per integrarsi e questo genera stress continuo. La psicologia umana, con la sua complessità e le sue esigenze individuali, entra sempre in conflitto con l'ideale collettivista, contribuendo al fallimento delle comunità intenzionali. In sintesi, il fallimento delle comunità e degli ecovillaggi deve essere guardato principalmente attraverso la lente della psicologia umana, dove l'individualismo non è solo una preferenza culturale, ma una necessità psicologica. Guarda che esempi avevo raccontato in questo vecchio video, guardalo. Non dimenticare un like, la condivisione e l'iscrizione al canale. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it.